Il nostro camper è pronto per nuove avventure e il conto alla rovescia è già iniziato. Ultimi ritocchi e si parte. Iscriviti subito al canale perché questo viaggio sarà carico di sorprese e panorami incredibili. Preparati perché l'avventura sta per iniziare. Clicca iscriviti e unisciti alla nostra famiglia virtuale. Oggi c'è veramente freddo, meno 2 gradi questa mattina. Siamo quasi giunti alla nostra data di partenza perché mancano solamente 2 settimane. Quello che c'era da fare all'interno del camion è quasi tutto fatto. Ora mi rimane da fare le saldature esterne, nel senso che devo andare a costruire altre 2 staffe per gli altri 2 gavoni che sono arrivati e poi devo andare a costruire una barra portatutto, un mini portapacchi per portare le tavole da surf, il pannello che andremo a mettere sulla cabina per gestire l'impianto elettrico della camera da letto e poi ci siamo quasi, un tagliando e siamo pronti a partire. Ormai Sebastiano ci sta prendendo la mano con le saldature, infatti ha realizzato in una sola mattina la struttura che reggerà i piccoli gavoni. Gavoncini posizionati, il vuoto che rimane nella parte superiore è voluto perché andrò a posizionare lì dei tacchetti di legno per ogni evenienza e ora li ho solo appoggiati, poi domani finirò di di verniciare le staffe e di andare appunto a fissare questi gavoncini. E dopo i gavoni ora è il turno del portabici fatto su misura. Nuovo giorno, oggi dovrei riuscire a finire le staffe per i gavoncini nuovi e il portabici, così da poter iniziare il portapacchi. Andrò a fare un portapacchi molto essenziale, solo per portare quello che ci serve perché non ho tempo per andare a progettare e soprattutto non ho l'esperienza per fare in breve tempo un bel portapacchi e quindi preferisco fare qualcosa di semplice e così da poter portare solo l'essenziale. Poi vedremo in futuro se si potrà aggiungere altri pezzi a quello che andrò a fare. Appena finito di saldare il portabici rimarrà solo da verniciare. Io ho anche accorciato le staffe, tappato il frontale, saldato sia da una parte che dall'altra. Le saldature sono venute bene, sono soddisfatto e ci siamo. Va solo verniciato. Egli è venuto in mio soccorso per verniciare le staffe e il portabici. Io mi sono messo a progettare il portapacchi, le barre, portatutto, adesso vedrò cosa fare. Ho recuperato i ferri del babbo di Eli, li sto tagliando, pulendo per fare innanzitutto una cornice e poi vedrò cosa fare. Sto progettando mentre lo sto facendo, quindi vedremo cosa uscirà. Portabici terminato e installato, gavoni saldati, dipinti e fissati. Resta solo il portapacchi. Stamattina ho saldato il portapacchi, ieri l'avevo imbastito, questa mattina l'ho saldato e ora ho fatto 2 staffe un po' rialzate per poter appoggiare le tavole, perché altrimenti andrebbero a toccarmi il faretto che c'è frontalmente al camion. Ora vado a saldare questi due rialzi per le tavole, dopodiché mi andrò ad organizzare per fare 2 barre laterali diagonali in modo tale che i rami scorrano verso l'esterno e non vadano a prendere il frontale della cella. Staffe di supporto saldate e ora non mi resta che dare una bella pulita a tutto quanto e poi verniciare prima di montare. Non sono soddisfatto di più, sono riuscito a montare il portapacchi, si fissa perfettamente, l'ho anche verniciato
ed è pronto. Non mi sembra vero di essere riuscito a fare questo lavoro perché non mi ritenevo all'altezza, cioè avevo un po' di preoccupazione che non tornasse la staffa, le staffe di fissaggio. Invece è andato tutto bene, sono veramente molto contento. Dopo aver concluso il fissaggio del portapacchi, ora è arrivato il momento di installare la retrocamera e siamo capitati su questo modello molto interessante della Joybring. E ora Sebastiano vi mostrerà le procedure di installazione. Sto andando ad installare la retrocamera sul faretto della retromarcia vintage, perché ne abbiamo due faretti della retromarcia. Questo è quello originale e poi abbiamo quello che abbiamo montato in supplemento. Questo sarà il punto della retrocamera, molto comodo perché l'alimentazione della retrocamera va a prenderla grazie a questo cavo rosso che andrò a collegare sulla luce della retromarcia. Quindi quando inserirò la retromarcia, la retrocamera si attiverà. Quindi adesso vado a smontare il capocorda che collega appunto i due faretti della retromarcia e ci vado a collegare assieme il cavetto di alimentazione della retrocamera. Ok, ora sono collegati assieme, vado a ricollegare il tutto, richiudere il faro e per quanto riguarda la retrocamera ci siamo. E la telecamera è collegata alla retromarcia. Prossimo step, appunto, vado a fascettare tutto il cavo che arriva dalla motrice, così da avere un lavoro finito, pulito, e poi mi andrò a occupare di collegare la parte interna. Fascettato la prolunga della retrocamera, ho fatto passare dalla parte anteriore direttamente con gli altri cavi che entravano nel cruscotto. Mi è stato tutto molto semplice. Questo è il cavo della retrocamera, entra direttamente dal passacavo che c'è sotto il cruscotto. Allora, sono all'interno della cabina guida, ora devo andare a vedere come posizionare nei migliori dei modi lo schermo LCD appunto interno, che fa anche da dashcam, quindi telecamera frontale, molto utile per noi che viaggiamo, perché comunque hai sempre una testimonianza di una telecamera frontale. Ci sono diverse opzioni nella scatola per il fissaggio, quella da vetro con la ventosa, con l'adesivo per andare a metterlo sul cruscotto. Ora mi studio un attimino la situazione e lo vado ad installare. Se c'è una cosa che odio sono i cavi messi in disordine, e invece in questo caso sono riuscito a fare un bel lavoro pulito. Alla fine ho utilizzato come alimentazione l'accendisigari dato in dotazione della Joybring, con tra l'altro l'uscita USB, quindi mi alimenta il display e allo stesso tempo ho una presa USB libera. Dopodiché sono sceso sotto il cruscotto per far passare il cavo il più nascosto possibile, da rendere un lavoro il più pulito possibile. Quindi da sopra risulta un lavoro molto pulito, non si vede niente, e qua salgono i due cavi assieme per arrivare al display che ora è acceso. Ho optato per andare a fissarlo con la ventosa al vetro in questo modo, e nella parte frontale andrà ad appoggiare sul cruscotto. Questo display dispone di molte impostazioni interessanti. Noi principalmente l'abbiamo preso per un fattore di telecamere, quindi telecamera frontale, telecamera posteriore. Quando si fa manovra è importante comunque avere una telecamera posteriore da capire se c'è qualcosa dietro, perché con gli angoli morti che abbiamo, essendo un camion, a molte volte devi scendere per vedere, perché non si vede a causa appunto degli angoli morti. E con la dashcam frontale abbiamo la possibilità sempre di avere una testimonianza di quello che succede. Tra l'altro a noi era successo proprio in Marocco di avere avuto una brutta esperienza con un poliziotto che ci voleva fare una multa per nessun motivo, perché non era successo assolutamente quello che lui stava dicendo e non avevamo la telecamera frontale, quindi non potevamo avere nessuna testimonianza di quello che era veramente accaduto. In questo caso invece possiamo avere una testimonianza, quindi è molto importante per chi viaggia come noi.
Questo display dispone, come vi stavo dicendo, di molte altre impostazioni, perché fa anche da, come possiamo chiamarlo, schermo digitale di macchina moderna, come hanno tutte le macchine ormai moderne, perché ci si può collegare con il telefonino, così da poter avere il Maps direttamente sullo schermo senza dover andare ad installare il telefonino. Si può avere l'autoradio, si può avere tutte le applicazioni del telefono sullo schermo, quindi alla fine risulta esattamente come uno schermo digitale moderno che si possono trovare appunto sulle auto nuove. Un'altra cosa molto bellina è che poi appunto, vabbè, qua ci sono tutte le impostazioni, è molto semplice, quindi è tutto in italiano, ovviamente si può scegliere la lingua. Un'altra cosa molto interessante è appunto la possibilità di avere il monitoraggio della guida sia solamente frontale, in questo caso, che solamente posteriore. Dietro abbiamo parcheggiato la mitica Corolla, che entrambe le visuali. Questo è molto comodo perché mentre stai viaggiando vuoi vedere sia davanti che dietro, ce l'hai appunto, hai la possibilità di mettere entrambi le visuali, che trovo molto utile, perché quando stai guidando devi avere le mani libere senza andare a toccare il display. Puoi dire semplicemente in inglese, perché il display è in inglese, di mostrarti la camera frontale e lui ti mostra la camera frontale, di mostrarti la camera posteriore e lui ti mostra la camera posteriore, oppure di spegnere il display. Show front camera. Ok. Quindi in questo caso appunto mi mostra la telecamera frontale. Questo modello si chiama Joy 7082 della Seajoy Bring, appunto è un HD card DVR, e se qualcuno fosse interessato vi lasciamo il link in descrizione. E buongiorno, ultimi giorni di lavori, oggi è una giornata umida, c'era l'umidità al 100%, c'è freddo, mi sta entrando nelle ossa. Però ieri siamo andati ad acquistare il pannello fotovoltaico che andrà sopra alla cabina per l'impianto elettrico della camera e non, perché noi avremo la possibilità di switchare, quindi quando avremo bisogno di corrente in più nella cella posteriormente basterà appunto collegare le due stazioni elettriche e si ricaricheranno. Quindi ora vado a fare le staffe, ho già tagliato le staffe, vado a fissarle al pannello fotovoltaico, che tra l'altro abbiamo acquistato ieri un pannello da 415 watt e i prezzi sono scesi tantissimo. Posizionato il pannello sul tetto, sono molto contento anche per il fatto che avremo ora 1600 watt di pannelli fotovoltaici monocristallini in totale. E oltre a questo fatto qui sono contento perché isola ulteriormente dal suono della pioggia e dal sole, avendo il pannello che prende quasi tutto il tetto della motrice, quindi non sentiremo in camera da letto la pioggia come sentivamo prima, anche perché ora è anche isolato dall'Armaflex, quindi è già isolato. Però avendo il pannello fotovoltaico che protegge la lamiera, avremo molto meno sole diretto sulla lamiera e ovviamente la pioggia. Sono in camera da letto e abbiamo appena finito di installare la luce LED che avremo nella camera da letto, e adesso Sebastiano sta facendo i collegamenti elettrici e andremo a vedere subito che effetto danno questi LED. A questo giro abbiamo optato per un materasso un po' più spesso rispetto all'ultimo, perché quello che avevamo precedentemente era 15 cm, mentre questo è 25. Si sente comunque la differenza. Poi è made in Italy, memory e molle insacchettate, quindi proprio lusso. Dall'alto non devono uscire le linee. Stavo cercando 3 ore il prodotto della Unifix, questo sigillante acrilico, ed era qua a fianco. Insomma, mi accendo il cinebasso perché oggi fuori ci sono 4 gradi e devo fare un lavoro dentro il camper e quindi devo scaldarmi.
Buon anno nuovo alla nostra famiglia di YouTube. Grazie di cuore per essere stati con noi durante l'anno passato. Che il 2024 sia ricco di ispirazione, divertimento e incredibili avventure. Grazie per il vostro continuo supporto e che il nuovo anno sia pieno di successi per tutti noi. Con affetto, Storie di Mannu.